Verbano is a beautiful lake shared by Italy and Switzerland. Castles, gardens, islands, lots of history. But what I found most interesting is the history of this couple who has a mission. 28 years ago, Bhakta and Rasamanjari, they met as ISKCON devotees. She was a dancer and he was a Sankirtan devotee, distributing books. They lived together in a temple for several years. Even after marriage, they were living in separate ashrams. After 7 years of their marriage, Rasikananda, their only child, was born. The father bathed the baby as soon as it was born with 1,008 sacred holy river waters. What a warm welcome to this world. They raised the child in Krishna consciousness. Now he's a grown-up man. Today, together this family, they meditate on how to spread Krishna consciousness. Together, the husband and wife serve their center of life, Shri Shri Gauranitai. They even cook together and they hold programs for new people. Hare Krishna. We are in Verbania, in North Italy, very near to Switzerland, in the home of Bhakti Prabhu and Rupa Manjari Devi Das. Hare Krishna. So, thank you very much for having us here. We just had a fantastic lunch, by the way. But what's more important is that we are here to learn from them, because they have been together for now 28 years. So they are an exemplary couple. Bhakti Prabhu has been a very famous world-class book distributor for many years. Has been the president in ISKCON for 10 years. He's run Govinda restaurants. And he's now also very active in developing the congregational dynamics both in Italy and in Switzerland, especially promoting the Bhakti Riksha model. And Mataji is a great artist. In this video you will be seeing some of her artwork, and she's an excellent cook, and not only that, she even has business skills and she supports her husband. She's a source of inspiration. So we're going to be asking them certain questions that can help you to develop your relationships and create a wonderful family life. So here we are in Verbania with this wonderful couple. And somehow today is their son Rasikananda Prabhu is not here, but you'll see some special picture about him. So thank you so much for doing this interview. Thank you. And I'm sure our audience will enjoy this video and learn something. What I learned, one of the things that I really admired, was when she was sharing about Prabhupada's instructions to see the husband as the spiritual master. And this can actually work in different levels of how to see the husband as the gift of God, how he's in our life to teach us certain things so we can grow and develop. What did you like about what Prabhu was sharing? What came through to me is that we have here two soldiers of Lord Chaitanya's army, two officers in Lord Chaitanya's army, who again didn't really change anything in their dedication to the mission. They were unmarried before, then they got married, they stayed in the ashram for 7 years, and then even after moving into their own apartment, they kept the same intensity in their dedication to the mission. So this is an example for all of us. Thank you very much. Thank you. And many times people think that couples in the West are not really committed enough in the marriage, or people tend to think that only like people living in India can make like a long-term marriage work. But this is such a good example of you're living in Italy, you're based here, you have your professional lives, you've been doing business, you've been trying to develop other skills in your life, and yet you're so strong like an oak tree
and being an example of commitment, dedication, and I really especially admired what Bhakti Prabhu was saying about a family who prays together, stays together. You will see their beautiful Gauranitai deities, and their life is centered around these deities. This is their main, how do you call it? The glue that brings the family together, and we're being with them just a few hours and we're seeing everything they're doing is dedicated to the deities. They're always thinking how to share Krishna consciousness. So this is what I see as your secret. As you said, putting Krishna in the center and trying to share the Krishna consciousness so that you can be an example. So thank you so much for inspiring And I'm really sure that their spiritual masters, His Holiness Sachinanda Maharaj and His Holiness Radhanath Maharaj, must be very proud of these disciples. No, Srila Prabhupada, una cosa che mi aveva impressionato, aveva detto che devi imparare ad amare la donna che sposi e non sposare la donna che ami. Per me invece quando afferma che bisogna vedere il marito come maestro spirituale. Penso deciderei di avere figli un po' prima. Io se dovessi fare qualcosa di diverso farei qualcosina di diverso nel matrimonio. Nella cerimonia? Non nella cerimonia ma nella preparazione prima. Cose così piccole, tipo arrivare con una carrozza coperta, cioè delle cose più piccole così, un po' più così da donna, che mi piacerebbero di più, anche se è stato comunque particolare. Nei primi 5 anni non farei niente di diverso, sinceramente. Scusa, sono diverse le qualità, quindi devo pensarci un attimo. La sincerità. Per me invece la determinazione nel servire Krishna, di essere fisso al mattino, quando si alza, cantare i giri, il programma che facciamo tutte le mattine. Ma io dopo tutti questi anni sono arrivato alla conclusione che quello che Krishna mi ha dato deve essere così, e quindi non arrivo a pensare a qualcosa che potrei cambiare. Ok. Anch'io non lo saprei, sinceramente. Di riflettere prima cosa vuol dire sposarsi, cercare di capire cosa vuol dire sposarsi, magari prepararsi a questo e non avere fretta, fare i passi, come si dice, secondo la gamba. La cultura vedica ci insegna che bisogna fare certi passi prima di prendere la decisione di sposarsi. Tipo avvicinarsi piano piano. Sì, diciamo che oggigiorno rispetto a tanti anni fa ci sono anche dei corsi prematrimoniali, quindi questi sicuramente aiutano. E poi appunto considerare comunque il matrimonio come un aiuto fondamentale che serve per avanzare spiritualmente e soprattutto appunto cioè vedere sempre, secondo me, la relazione tra marito e moglie in connessione anche con la relazione diciamo che è fondamentale della presenza vicino del maestro spirituale. E questo secondo me, quando noi abbiamo anche l'attaccamento col maestro spirituale, questo è un aiuto anche nell'affrontare eventuali problemi che ci possono essere in una coppia, perché cioè, la relazione che abbiamo col maestro spirituale, che è fatto di scambio, no? Anche di affetto, di amore, è quello che in realtà ci fa capire anche dove, anche se non è la stessa cosa, però dove bisogna arrivare anche con la relazione anche col marito, nel senso che anche la relazione col marito, sebbene tra virgolette possa così sembrare materiale, il fine del matrimonio ha un altro scopo, cioè si arriva comunque ad avere una relazione
che ci porta su un livello, cioè portarla a un livello spirituale. E mi ricordo in relazione a questo che quando ci siamo sposati, Sacinandana Maharaj, il suo maestro spirituale, mi ha detto: adesso prenditi cura della mia discepola. E ho rifletto tanto, in realtà anche lì, se dovessi tornare indietro farei esattamente le stesse cose. Il fatto di esserci avvicinato piano piano, per dire, abbiamo fatto 7 anni dove lei stava nell'ashram con le Mataji, io con i Prabhu, sicuramente ci ha portato ad avvicinarci piano piano e maturare l'idea di avere un figlio. La maggior parte della gente si sposa e molti hanno difficoltà a comprendere come può essere applicata la coscienza di Krishna in un ambito di vivere fuori da un centro, da un progetto, da un tempio, avere un'attività, avere figli che vanno in una scuola fuori e quindi avere devoti che in un certo modo hanno imparato a fare questo e possano dare anche esempio che è possibile, sia una buona predica questa. Sì, questo il fatto di aver vissuto 7 anni in un ashram, questo ha aiutato sicuramente, e comunque anche il fatto di aver fatto Sankirtan, anche questo, cioè Sankirtan aiuta comunque anche poi a livello sia appunto personale, quindi per il carattere, ci aiuta così anche con la relazione con Krishna, però anche a livello così di relazione matrimoniale o anche quando ci sono le difficoltà, il fatto di aver fatto Sankirtan, cioè sicuramente penso che anche questo abbia aiutato. Per il movimento, a un certo punto io ero presidente del tempio, lei si occupava delle Mataji, poi anche per dire quando abbiamo aperto il ristorante Govinda, e tutti si è preso delle responsabilità anche lì nel centro. Queste responsabilità poi anche nella famiglia diventano importanti, no? Una volta che hai dei figli, quando hai imparato a prenderti delle responsabilità, diventi più responsabile anche il fatto che hai deciso di avere dei figli e ti porti avanti la tua responsabilità, e questo grazie perché l'abbiamo imparato anche nel movimento a prenderci delle responsabilità. Cioè se metti Krishna al centro, tutto quello che fai comunque in famiglia e lo scopo di tutti i membri è quello, questo aiuta. Così si crea un'atmosfera spirituale, anche le attività materiali che devi fare comunque, cioè mantenersi, i figli, la scuola, incontri con i professori, i maestri, cioè tutte le altre cose assumono tutto un altro aspetto. Il fatto di avere un programma spirituale assieme, cantare assieme, lavorare assieme, cucinare assieme, queste attività ti portano a rinforzare l'unità nella famiglia. Se tu pratichi delle attività spirituali assieme ti aiuta a rimanere più assieme. To watch more, subscribe to Bhakti Marriage System.